Ciao appassionati di bonsai e benvenuti sul mio canale. Oggi siamo in questo video per farvi vedere questa nuova pianta che è una new entry perché la sono andato a prendere oggi e sono veramente contento di questo acquisto. Come potete vedere tutti è un leccio proveniente dal Lazio, il secondo leccio del Lazio che ho, mentre gli altri tre sono della Toscana. Una cosa indicativa giusto per farvi capire le zone di provenienza. Questa pianta è stata raccolta un anno fa, come vedete è totalmente coltivata in agriperlite, che è il terriccio che utilizza chi le raccoglie. L'anno prossimo andrà rinvasata, quindi ora dovreste aver già visto una panoramica, ve la faccio vedere anch'io mentre ve la spiego, vi spiego un po' di cose, poi voglio andare a fare una piccolissima pulizia delle foglie ascellari che magari non vi faccio neanche vedere, poi vedrò, e sostanzialmente poi questa pianta rimarrà così senza toccarla per tutto quest'anno, la rimanenza dell'anno, quindi pulizia foglie ascellari, poi gli darò un po' di concime autunnale, già oggi probabilmente, e la lascerò così in faccia al sole, tranquillamente senza problemi. Poi l'anno prossimo andremo avanti con il rinvaso, anche l'anno prossimo quindi non subirà operazioni di alcun tipo, nel senso di lavorazioni pesanti. E niente, sono molto soddisfatto di questo acquisto, secondo me è andato ad alzare veramente tanto il livello. È una pianta grezza, quindi non è facile da capire per i meno esperti, cioè così a primo impatto magari viene da dire che è una pianta magari particolare, non è un granché, e invece secondo me c'è veramente del potenziale dietro. Come vedete sta benissimo, ha fatto ben 3 cacciate quest'anno, quindi l'anno scorso è stata raccolta e diciamo dalla raccolta fino ad adesso ha fatto ben 3 cacciate, quindi è una pianta che attualmente sembra aver anche attecchito molto bene. Guardate qui i cacci come stanno messi. E quindi sostanzialmente che cos'è? È un inclinato sostanzialmente con doppio tronco, poi capiremo bene anche con il maestro come lavorarla. Se vedete a questo primo ramo, che poi io ve l'ho fatta vedere dall'altro lato, ma possiamo anche poi cambiare il fronte come mi è successo spesso sui lecci. Questo è tutto il primo ramo e arriva fino qui.
ha veramente un bel diametro e dona una grande imponenza a questa pianta, che comunque, avendo questo piede veramente enorme, secondo me è veramente bilanciata su questo senso, perché ha un forte piede, questa forte pendenza, ha una grande conicità su quel ramo, una lieve conicità da questa parte su quest'altro ramo, che visto soprattutto dall'altro lato è molto conico, solo che il secondo tronco tende ad andare molto verso il fronte, quindi se vedete qui per esempio c'è questo pezzettino che è controconico, però poi andrà tagliato, comunque in qualche modo mitigato, e sparirà questa cosa. Probabilmente l'apice andrà toccato veramente tanto. Vedete, qui si vede un po' meglio la controconicità, ma perché ha tutti questi rami qui che crescono, quindi poi va da sé che lì si è creata questa controconicità. Però ha un piede veramente enorme, questo ramo che è molto molto bello, questo tronco, perché praticamente è un tronco, poi qui vediamo se lasciarlo oppure no, questi capiamo se farci qualcosa, e poi ha questo tronco che adesso voi vedete, che è molto bello, ha un buon movimento, solo che poi lì su un po' si rovina, quindi l'ideale sarebbe comunque togliere tutto quel pezzo lì dietro, lasciare questi rami qua su e poi cercare un pochettino una soluzione. Comunque a me la pianta piace molto, guardate anche che bella corteccia che ha. Quindi ora credo di avervi fatto una panoramica, spiegato tutto quanto di questa pianta, e adesso vado a fare la pulizia delle foglie ascellari. Eccoci qua sul cavalletto, quindi vi faccio vedere anche tramite la pulizia delle foglie ascellari e dei piccoli cacci che ci sono qui sotto come sta la pianta, anche magari vedete qualche dettaglio in più. Se avete dei consigli su come impostarla potete scriverli tranquillamente qui sotto nei commenti. Poi magari questa pianta sarà oggetto di tantissimi video, proprio per andare a capire un pochettino come strutturarla, anche solo per farci una chiacchierata tra virgolette. Secondo me ha molto senso mettersi lì un po' a tavolino, girarla, inclinarla e capire un pochettino come potrebbe dare il meglio di sé, se così vogliamo dire. Comunque è veramente un groviglio di rami in tanti punti, quindi farò molta fatica e secondo me farò anche qualche errore, lascerò qualche foglia ascellare. Quindi magari aspettatevi qualche video in cui la metto così sul tavolino, poi comincio ad inclinarla e magari vado a prendere delle idee che poi, una volta portate inizialmente su un foglio disegnando, e poi l'anno prossimo lo vediamo insieme con il maestro e cerchiamo di capire come sviluppare al meglio il progetto di questa pianta, che secondo me può essere qualcosa di particolare, semplicemente di non così comune da vedere, per questo fatto che ha due tronchi, per varie motivazioni. Non vi nego che sto avendo molta difficoltà a pulire le foglie ascellari perché proprio non le vedo,
Ok, qui sotto non mi sembra di vederne più. Qua sì invece. Qua sì invece. E comunque direi che posso continuare il lavoro. Ci siamo fatti praticamente il primo ramo, il primo tronco. Ci siamo fatti praticamente il primo tronco insieme. Io proseguo con il resto. Poi ci vediamo. Vi faccio vedere il risultato finale in cui non cambierà quasi niente, ma magari vedrete un po' più di spazio in mezzo. E alla fine andrò a mettere questa pianta in pieno sole, gli darò i 2 biostimolanti di cui vi ho parlato tempo addietro, il concime autunnale e poi la lascerò andare tranquillamente fino a primavera. Sono tornato, la pianta è bella pulita, non si noterà quasi per niente perché comunque la maggior parte della calca che voi vedete sono rami su rami su rami. Non so se vi rendete conto, questi sono tutti rametti, per esempio. Comunque, io sono super soddisfatto. Vi ricordo comunque di prendere questa pianta come un materiale appena raccolto, quindi va totalmente lavorato, al contrario di magari altre piante che ho. Però io sono soddisfatto, sono molto 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 soddisfatto. Lo ribadisco, ci vorrà tanta pazienza perché prima di iniziare a lavorarla comunque ci vorrà 1 anno e mezzo da adesso, però ho tempo per farle fare nuovi rami, nuove radici ovviamente, perché poi quando verrà rinvasata ci vorranno nuove radici, e darle appunto il tempo di fare tutti i suoi step e diventare una pianta veramente interessante. Detto ciò, io vi ringrazio tantissimo, spero che questa pianta vi sia piaciuta, fatemelo sapere con un commento, mi piace, condividete il video, mettete hype se volete. Vi ricordo come sempre il mio canale Telegram che trovate qui a video, il QR code, potete entrare, potete acquistare tutto quello che volete anche solo passando tramite i link. Alcune cose che magari sono andato a prendere con il vostro supporto, per esempio il telo nero, per esempio il microfono da cui mi sentite, sono fondamentali per andare ad alzare la qualità del progetto. Quindi se volete aiutarmi a prendere nuova attrezzatura e perché no eventualmente anche nuove piante, fatelo supportandomi, guardando soprattutto i video, questo è fondamentale, guardando i video, facendomi sapere voi che cosa ne pensate delle piante e dei video, in modo tale che io possa migliorare sempre. E quindi spero tanto di vedervi con un commento. Noi ci vediamo domenica prossima, sempre ore 19. Buon bonsai!